Udinese-Inter, settima giornata di Serie A 2022-2023. L'Inter chiude alla Dacia Arena di Udine prima della sosta per le nazionali di fine mese contro una delle squadre, quella di Sottil, più in forma in assoluto in Serie A, e riduce da 4 vittorie consecutive, all'interno delle quali c'è anche un prestigiosissimo 4-0 ottenuto proprio in casa contro la Roma di José Mourinho. Non un impegno facile quindi per la nostra Inter, che arriva da 2 vittorie consecutive, una in campionato contro il Torino, una in Champions League contro il Viktoria Pilsen, e che in questa partita dovrà dimostrare di essere ufficialmente guarita, un qualcosa che va ancora confermato al 100%, ci sono stati degli indizi, ma attendiamo proprio la gara di Udine per poter essere o certi di questo evento, oppure invece ancora in dubbio per poi doverlo rivedere dopo la sosta. Oggi ragazzi ritorniamo, ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, con un format che non vi portiamo da tempo, perché l'avevamo in parte sostituito con la live preview delle 12. Domani la partita però inizia alle 12:30, quindi la live preview non ci sarà, e ne approfitto per darvi questa comunicazione, e ritorniamo con questo contenuto in cui facciamo una breve presentazione della partita e uno spazio di analisi tattica potremmo dire, sull'avversario, che vi proponiamo appunto il giorno prima. Vi chiedo di seguire questo contenuto fino alla fine e poi, attraverso il mi piace e un commento, di farci sapere se questo contenuto vi può piacere, se vi può interessare che ve lo si riporti ad ogni partita, e così anche noi ci regoliamo in base a come muoverci. Cominciamo subito, allora, e comincio con le informazioni di servizio, poi andiamo sugli argomenti, sulle immagini da vedere. L'arbitro di Udinese-Inter, l'arbitro sarà Paolo Valeri, e chi segue Passione Inter da tempo sa che il buon Valeri è uno dei nostri preferiti. L'ultimo precedente è infatti la finale di Coppa Italia Juventus-Inter, finita 2-4, nella partita nella quale è nato il tormentone del signor Valeri, che è una cosa che mi è uscita di getto quando ho visto quel rigore che inizialmente non c'era stato dato per fallo su De Vrij. Da lì è nato il signor Valeri, quindi vedremo se domani lo dovremo riproporre. Il VAR invece è Aureliano, uno dei migliori in circolazione, soprattutto come varista. Dove vedere la partita? La partita sarà in diretta TV su DAZN, ma anche su Sky, come tutte le partite delle ore 12:30. Il fischio d'inizio sarà appunto alle 12:30 alla Dacia Arena di Udine. La diretta di Passione Inter, come di consueto, ci sarà ovviamente, e inizierà alle ore 11:15, un'ora e 15 minuti prima del fischio d'inizio, pre-partita con le formazioni ufficiali e tutte le iniziali analisi del match, la live partita col commento mio e di Lorenzo, e poi il post partita con le dichiarazioni dei protagonisti e le pagelle dei tifosi, in cui diamo le valutazioni ai nostri calciatori insieme ai nostri abbonati e alla nostra community. Un flash anche sulle probabili formazioni, ve le mostro anche per chi ci segue su YouTube in grafica. Qualche dubbio in più per Simone Inzaghi rispetto che per Andrea Sottil che dovrebbe proporre un Udinese con il consueto 3-5-2, Silvestre in porta, Perez, Beccao e Ebossé in difesa, Roberto Pereira ruolo fondamentale, fra poco lo vediamo, come esterno destro, Arslan, Wallace e Lovric in mezzo con Udogi a sinistra, coppia d'attacco che dovrebbe rivedere il ritorno da titolare di Beto, cosa che nelle scorse partite è accaduta meno volte rispetto a Success, al fianco di Deulofeu. L'Udinese è una squadra ormai storicamente anche molto fisica, molto grossa, molto prestante fisicamente. Ripeto, sulla posizione di Pereira come esterno destro ci torno a breve, quando vi do una breve analisi tattica, perché è molto molto interessante, e la coppia Deulofeu-Beto, non serve che ve lo dica, è veramente pericolosissima, coppia che secondo me si incastra perfettamente come caratteristiche e che può far nascere minacce sia dall'uno che dall'altro. Per quanto riguarda l'Inter, 3-5-2, dicevamo, diversi dubbi di formazione per mister Inzaghi. Andanovic in porta dovrebbe tornare con la consueta alternanza con Onana. Skriniar e Bastoni sono confermati, già un primo dubbio sul centrale di difesa. De Vrij è in leggero vantaggio su Acerbi, ma tutto è ancora da capire. Dumfries dovrebbe partire titolare, se non erro sarebbe l'ottava volta di fila a destra, ma Darmian in questo caso lo insidia. Barella e Brozovic confermati. Altri due dubbi per completare il centrocampo: Gagliardini, dato come leggero
favorito su Mkhitaryan per sostituire l'infortunato Çalhanoğlu e Di Marco dato come in vantaggio su Gosens ed eventualmente anche su Darmian per la fascia sinistra. In attacco Lautaro e Dzeko dovrebbero essere confermati come coppia titolare. Però appunto attenzione perché ci sono tante cose che possono cambiare, lo vedremo naturalmente nelle prossime ore e ve ne daremo aggiornamenti anche sul nostro sito passioneinter.com. Ora passiamo a una breve analisi di quello che potrebbe essere l'Udinese di Sottil. Allora, l'Udinese da ormai diversi anni propone questo 3-5-2 che ormai è consolidato, nel quale però si sono viste diverse interpretazioni. L'Udinese di Gotti era una squadra un po' più arroccata in difesa, un po' più quadrata da questo punto di vista, con Cioffi subentrato l'anno scorso a Gotti ad inizio dicembre circa, c'è stato un cambio molto più verso il calcio offensivo, tant'è che l'Udinese si è scoperta molto, se non erro era la seconda squadra per diciamo tiri facili concessi agli avversari, quindi magari concedeva poco, ma quel poco che concedeva erano occasioni molto importanti per la squadra avversaria. Con Sottil si è continuato sulla linea offensiva di Cioffi, ma quello che si è visto fino ad ora è un'Udinese molto compatta, molto solida e con le idee molto chiare su cosa fare in attacco in entrambe le fasi. Innanzitutto vi segnalo che l'anno scorso l'Udinese con la coppia Gotti-Cioffi ha toccato quota 47 punti, che è un record a partire dall'annata 2012-2013. Quindi negli ultimi 10 anni il miglior risultato in termini di punti è stato l'anno scorso. L'anno scorso l'Udinese aveva un giocatore che era Molina, che tanti avrebbero voluto anche all'Inter, fondamentale per il gioco della squadra, un esterno destro di buona qualità, capace di condurre palla, che si sposava perfettamente con le caratteristiche dell'altro esterno, che era ed è ancora Udogie sulla sinistra, e infatti l'Udinese giocava molto sulle corsie laterali sfruttando questa accoppiata, un po' come l'Inter con Dumfries Perisic, mi verrebbe da dire. Quest'anno è cambiato tutto perché Molina è stato ceduto all'Atletico Madrid. Inizialmente il sostituto designato sembrava essere Soppì, che infatti ha giocato la prima partita, poi è stato ceduto anche Soppì, andato all'Atalanta, e Sottil, secondo me, ha avuto un'intuizione geniale nel sostituirlo non con un esterno destro di ruolo, il classico esterno di gamba per una difesa a 3 e quindi per un centrocampo a 5, ma con Roberto Pereira, un giocatore, diciamo un tuttocampista mi verrebbe da dire, di grande qualità, molto più offensivo che difensivo, che rappresenta un punto notevole nel gioco di Sottil, sia in fase offensiva ma molto anche in fase difensiva, e tra poco lo vediamo. Vi mostro anche in grafica, sempre per chi ci segue su YouTube, il consueto campo con tactical board, spero che si veda bene, lo metto anche a tutto schermo se possibile, non so se sia cambiato qualcosa, vediamo. Comunque vi leggo la formazione, quindi dicevamo Silvestri in porta, Perez, Becao e De Bossé in difesa, Pereira, Arslan, Wallace, Lovric, Udogie, centrocampo, Deulofeu e Beto. Perché vi dicevo che la posizione di Pereira è determinante? In fase offensiva è un giocatore che aggiunge qualità a quella che già porta Deulofeu, che è un giocatore fondamentale per questa Udinese e che alza il tasso tecnico in supporto alla punta, che può essere Beto o può essere Success. In fase difensiva, uno dei mantra di Sottil, che se non sbaglio lo ha anche detto a chiare lettere, è la scalata dalla difesa 3 alla difesa 4. Potremmo vedere un Udinese sia che crea compattezza con un 5+3, quindi con l'abbassamento degli esterni di centrocampo all'altezza dei difensori e una compattezza delle linee con i 3 mediani di centrocampo, un po' come spesso fa anche l'Inter e faceva soprattutto con Conte, ed è un po' l'evoluzione più automatica, mi verrebbe da dire, del 3-5-2, ma molto spesso cosa succede? Che Pereira non si abbassa fino alla linea dei difensori e rimane un pochino più alto, in modo tale da essere già più avanzato, aver già guadagnato dei metri per ribaltare l'azione da difensiva in offensiva in caso di recupero palla, e contemporaneamente facendo scalare, in questo caso Perez, Becao e De Bossé, si abbassa Udogie e la difesa dell'Udinese diventa a 4. Può succedere questo in alternativa, soprattutto quando il gioco si sviluppa sul lato sinistro dell'Udinese, quindi quando la squadra avversaria gioca a destra, può capitare anche che Pereira si abbassi effettivamente sulla linea di difesa,
perché magari l'esterno avversario sul suo lato si alza molto, a quel punto potrebbe essere il braccetto di destra che cerca di rompere la linea, esce forte su un avversario, magari sulla mezzala di centrocampo avversaria o sull'esterno d'attacco che si è accentrato, e la difesa in qualche modo diventa comunque a 4, in questo caso Pereira, Beccao e Bossé e Udogie. Quindi la posizione di Pereira secondo me è veramente super interessante, è stata una grande intuizione di Sottil ed è importantissima per il gioco dell'Udinese, anche perché l'Udinese, per bocca dello stesso Sottil, nel suo 3-5-2 ha 3 principi fondamentali: intensità, verticalità, transizioni. Questo l'ha detto in un'intervista a Sky Sport, che potete trovare anche sul loro sito in formato video, e quindi appunto questa questione delle transizioni, soprattutto anche in fase offensiva, Pereira è un giocatore fondamentale. Vado veloce sulle ultime indicazioni di casa udinese. Un altro elemento molto interessante di questo inizio di stagione è stata l'alternanza Success-Beto. So che Beto è uno dei più interessanti, anche uno di quei giocatori che i tifosi avversari notano di più. Nelle scorse 6 partite però 4 volte è partito titolare Success e solamente 2 volte è partito Beto, ma questa alternanza che ha consentito a Beto di entrare nell'ultimo terzo di gara, per esempio, gli ha consentito di essere, se possibile, ancor più devastante, viste le sue doti di grande fisicità e di velocità, per colpire le difese avversarie già stancate dall'ora precedente di partita. Domani dovrebbe giocare Beto titolare, però facciamo attenzione perché questa alternanza finora ha funzionato molto bene. A centrocampo Wallace, grande equilibratore dell'Udinese e stabilizzatore della mediana, e poi 2 giovani molto molto interessanti. Il primo è Sandri Lovic, classe 98, che sta trovando spazio proprio grazie allo spostamento di Pereira come esterno destro, perché altrimenti gioca nella posizione di Pereira, quindi da mezzala, soprattutto destra. Grande attenzione a Lazar Samardzic, ne avrete sicuramente già sentito parlare, giocatore molto interessante, classe 2002 se non erro, con un gran tiro da fuori, grande qualità tecnica, ha fatto 2 gol nelle ultime 2 partite, contro Roma e contro Sassuolo. Non dovrebbe partire titolare, non è ancora arrivato ad essere un titolare fisso dell'Udinese, mia personale opinione ce la farà nel giro di non troppi mesi, non troppe settimane, ma in ogni caso è un'importante risorsa anche dalla panchina. Molto velocemente la fase difensiva, vi dicevo prima, un mix tra difesa a 5, diciamo, e difesa a 4. Molto interessante un'altra cosa, voglio segnalarvi, l'Udinese è 16ª su 20 di Serie A per chilometri percorsi. Nonostante sia una squadra fisica, di grande gamba, è solo 16ª per chilometri percorsi, l'Inter è terza. Quindi siamo veramente 2 squadre agli antipodi, e questo dà la misura anche di come l'Udinese abbia un'organizzazione tattica veramente molto solida, perché posizioni alte di classifiche, ottimi risultati, 16ª come chilometri percorsi. Questo sta a significare che non sempre chi corre di più necessariamente corre meglio. Il tentativo di recuperare palla dell'Udinese non dovrebbe essere, come è accaduto per esempio contro il Milan o contro il Bayern Monaco, nella tre quarti offensiva, quindi con una riaggressione immediata sul portatore di palla e quasi asfissiante come fanno queste squadre. L'Udinese tende molto più spesso a riconquistare palla nella tre quarti difensiva, quindi con un baricentro un pochino più basso, proprio perché poi si può distendere e può sviluppare la ripartenza con Pereira, come vi ho detto più volte, ma anche con lo stesso Deulofeu. Molto spesso ciò che cerca di fare l'Udinese è quello di spingere l'avversario a costruire sulle fasce, sui lati del campo, per poi aggredire forte l'esterno, in questo caso di Marco o Dumfries, poi vedremo chi giocherà, con il rispettivo esterno di centrocampo bianconero, e fargli forzare la giocata in modo tale da riconquistare il pallone in questa maniera. Questo era un po' l'analisi dell'Udinese, questa squadra molto interessante secondo me, che domani andremo ad affrontare e che spero che l'Inter riesca a battere, ma sarà tutt'altro che una partita semplice, ve lo anticipo, ma penso che lo sappiate, basta aver visto un paio di volte l'Udinese in questo inizio di campionato per capirlo. Io ragazzi vi ricordo, innanzitutto vi ringrazio se mi avete seguito fino a qui, vi ricordo, come dicevo in apertura di contenuto, un mi piace e un commento per farci sapere se vi può piacere questo tipo di contenuto e se siete interessati a questi contenuti costruiti in questa maniera, anche con una breve analisi sull'avversario, per continuare poi ad approfondire questo tema e dibattere su tutte le notizie di casa Inter. Vi ricordo anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per sostenere il nostro progetto ed unirvi alla nostra community.
Ed infine, se mi stai seguendo in podcast, in descrizione ti lascio il link all'episodio di ieri con un punto completo sulla situazione nuovo stadio. Ci sono tante novità importanti, il nostro Lorenzo ieri le ha raccolte tutte all'interno di un contenuto e ve le ha proposte. Se invece mi stai seguendo su YouTube, il link ti compare qui alla mia destra.